Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come vi avevo anticipato nel video scorso, l'idea è quella di autoprodurci le nostre galline che andremo a inserire appunto nel nostro allevamento di galline ovaiole, e così abbiamo fatto. Nelle scorse settimane Cristian ha incubato 49 uova di gallina morozzo. Adesso manca circa una settimana alla schiusa, infatti non vedo l'ora di farvi vedere tutto il procedimento e la nascita appunto dei futuri pulcini. Da qui nasceranno sia galli che galline. Le galline le andremo a inserire appunto nel nostro allevamento per produzione di uova, visto che stiamo aumentando il numero di galline all'interno dell'allevamento perché abbiamo una richiesta pazzesca di uova e non riusciamo a soddisfare tutte le persone che vorrebbero acquistare appunto le uova, mentre i galli li terremo separati in allevamento per disposizioni che ci ha dato l'ASL. Non possiamo tenerli insieme alle galline, li terremo da parte. Vi spiegheremo poi che cosa faremo dei galli. Da questa incubata nasceranno solo galline morozzo e galli morozzo appunto. E Cristian è già in contatto con un ragazzo della zona che ha delle razze rustiche piemontesi, e sicuramente dopo questa faremo ancora un'incubata subito dopo con diverse razze appunto. Nel frattempo i due cuccioli di pastore abruzzese maremmano sono cresciuti, stanno crescendo, sono in formissima al momento, infatti siamo super contenti. Piano piano che mi fate cadere. Qui ci troviamo in un piccolo recinto all'interno dell'allevamento. I cani, questi due cuccioli, vanno inseriti gradualmente insieme alle galline. Purtroppo c'è davvero tantissima ignoranza riguardo al cane pastore abruzzese da guardiania, nel senso che molti pensano che l'inserimento in un ambiente avicolo come questo sia come quello del gregge di pecore, per esempio, in cui in maniera automatica i cuccioli sin da subito stanno a contatto appunto con le pecore e con i pastori più grandi, i pastori abruzzesi maremmano. In questo caso invece è molto differente, nel senso che non andiamo a inserire subito questi due cuccioli all'interno insieme ai cani adulti e alle galline. Questo perché attraverso il gioco c'è il rischio che sviluppino il gioco con le galline, c'è il rischio che sviluppino la predazione appunto delle galline stesse, che è una cosa che assolutamente non deve succedere. Quindi è una fase molto delicata che va strutturata in una determinata maniera. Quindi noi abbiamo realizzato questo piccolo recinto in cui stanno all'interno adesso nel primo periodo. Durante l'arco della giornata Cristian li porta all'interno dell'allevamento, li fa avvicinare alle galline, nel caso in cui dovessero mostrare qualche comportamento anomalo di gioco o cose del genere li corregge. Per il momento devo dire che questi due cuccioli sono veramente eccezionali, non mostrano alcun interesse verso appunto la gallina. Dopodiché in questi giorni creeremo un recinto più grosso appunto in cui li lasceremo ancora per qualche settimana prima di inserirli in maniera ciao coccolone, definitiva appunto con gli altri cani. Questo è un percorso però che durerà un po' di mesi. Purtroppo c'è davvero tantissima ignoranza. Avevo fatto un video la volta scorsa in cui tanti mi hanno detto insomma di dire delle fesserie, perché il cane automaticamente ha all'interno, il cane pastore abruzzese maremmano, questa sorta di genetica per cui da subito può lavorare con gli animali, li protegge, se inseriti da subito li proteggerà in maniera naturale. Questo chiaramente è vero, la genetica è fondamentale, questa razza non a caso lavora con il bestiame. Un conto però è il bestiame avicolo, il bestiame di ovini, caprini, quel tipo di bestiame, bovini. Un conto è l'allevamento avicolo, è molto differente la cosa. Gli avicoli sono appunto animali molto piccoli che si muovono molto velocemente, soprattutto piccole galline o galline veloci come possono essere le livornesi, quindi c'è bisogno di fare questo percorso. Non a caso gli allevamenti seri che preparano appunto, che danno cani da guardiania
per appunto le galline non li consegnano mai a 2 mesi e mezzo, ma addirittura 6-8 mesi, li danno quando il cane ha completamente eliminato qualsiasi forma di gioco che potrebbe appunto svilupparsi intorno ai 4 mesi più o meno. Noi abbiamo avuto tra l'altro esperienza, non parlo per sentito dire, noi i nostri 2 cani Panzer e Zeus, che sono i cani che abbiamo all'interno, che sorvegliano da 1 anno e mezzo il nostro allevamento, uno dei 2 ci ha dato problemi proprio per una non corretta gestione, quindi non parlo tanto parlo per esperienza. Tra l'altro farò un video dedicato agli errori che abbiamo fatto con i nostri 2 maremmani prima, perché noi li abbiamo gestiti diversamente. Adesso appunto, dopo esserci informati, documentati e soprattutto aver visto in prima persona, aver commesso degli errori, abbiamo cambiato modalità di inserimento dei cani, quindi questa è veramente la maniera migliore che si possa è la migliore maniera in cui si possano gestire dei cuccioli di maremmano. Loro qui hanno modo, come vedete, di stare a contatto tutto il giorno con le galline. Adesso poi vi farò vedere, li portiamo in mezzo alle galline stesse. Noi lavorando qui, appunto avendo l'allevamento qui durante il giorno, tantissime ore le passiamo, principalmente Christian, all'interno dell'allevamento per vedere un po' come si comportano. In questa maniera qui loro osservano anche tanto quello che che fanno gli altri nostri 2 pastori adulti, e pian piano, eccoli qua, e pian piano insomma capiranno che questi sono animali da proteggere, con cui non si può e non si deve giocare, semplicemente appunto dovranno sorvegliarli come fanno i nostri 2 cani adulti. Durante la notte loro, oltre a essere in questo recinto, quindi chiaramente sono anche protetti dai nostri 2 maremmani adulti, vengono però chiusi qui in questo kennel. Qua è una zona abbastanza frequentata dai lupi, abbiamo un branco di 7 lupi che gira, e quest'inverno sono stati abbastanza presenti nel territorio. Li abbiamo presi con delle fototrappole e visti anche di persona diverse volte qui. Quindi ovviamente, onde evitare qualsiasi brutta e spiacevole situazione, la notte al momento li teniamo chiusi al sicuro all'interno del nostro kennel. È vero? Bravi. Adesso andiamo un po' con le vostre future galline da sorvegliare. Dai, forza ragazzi, andiamo, dai. Bravi, andiamo.
come vedete sono super tranquilli all'interno dell'allevamento. Devo dire che fino ad adesso non ci hanno mai dato modo di correggerli, in realtà sono sempre stati molto tranquilli, ma il periodo un po' più cruciale e diciamo in cui bisognerà prestare attenzione sarà tra 1 mese e mezzo. Purtroppo, come in tante situazioni e questioni, c'è tantissima ignoranza in giro. Tantissimi mi hanno scritto: no, ma basta prendere il cane e buttarlo all'interno dell'allevamento, sono cani che ce l'hanno nel sangue, è predisposizione genetica. Certamente, infatti non a caso si lavora con questo tipo di cane e non con altri. È anche vero però che è molto diverso, come già vi dicevo prima, rispetto a quello che può essere un cane da guardiania insieme alle pecore. Quindi nel caso in cui a qualcuno venisse in mente di fare questo tipo di lavoro, non vi fidate di chi vi dice mettete il cane all'interno, se il cane è buono, il sangue è buono, la genetica è buona, non avete problemi. Seguite tutta una serie di come dire, di passi affinché l'inserimento venga fatto nella maniera corretta. Purtroppo tanti parlano perché hanno la lingua, come si dice, o senza avere esperienza, semplicemente perché hanno una certa età, hanno lavorato diversi anni, tutta la vita con pecore, con mucche e pensano di sapere esattamente come gestire anche un allevamento avicolo con dei cani. In realtà è una cosa abbastanza nuova, poche persone lo fanno. Adesso iniziano a vedersi un bel po' di cani negli allevamenti, però è una cosa ancora abbastanza complessa. Infatti ci scrivono tantissime persone, tantissimi no, ci scrivono alcuni allevatori che hanno deciso di inserire questi cani nell'allevamento che hanno problemi proprio perché appunto non viene fatta una corretta gestione del cucciolo quando arriva in allevamento. Tutto lì, e ripeto, non lo dico perché l'ho studiato, perché l'ho letto, per sentito dire, lo dico per esperienza. Infatti ci tengo tantissimo a fare in futuro, man mano vi farò vedere tutta la crescita e il percorso dei nostri cani in questi mesi durante il loro primo anno di vita, e ci tengo a fare poi un video successivo in cui vi spiego la differenza nella gestione tra questi cani e i nostri 2 che attualmente sorvegliano l'allevamento, che comunque sono 2 cani ottimi, grazie al quale attualmente riusciamo a lavorare senza essere qui. Ci sono giornate in cui stiamo via tutto il giorno e l'allevamento possiamo dire che va da solo, è sorvegliato completamente dai 2 cani adulti, non abbiamo alcun tipo di attacco né da terra né dal cielo. Questa cosa è pazzesca e la vorrò approfondire. Tutto questo non così a caso, è perché Christian si è dedicato ore durante la fase di crescita alla loro formazione, intervenendo quando era opportuno, ed è stato faticosissimo proprio perché non abbiamo seguito lo schema, diciamo, che stiamo seguendo adesso. Quindi tante cose, tanti comportamenti che ha sviluppato, soprattutto uno dei 2 cani Panzer, sono stati difficilissimi da correggere e da eliminare. È stato un lavoro veramente duro. Infatti quando mi ha detto che aveva intenzione di prendere altri 2 cani per il nuovo allevamento, sinceramente ero, come dire, tra virgolette titubante, nel senso che sapevo la fatica che ha fatto e abbiamo fatto durante quel periodo, però ovviamente questa volta ha deciso di farlo in maniera professionale, seria, e quindi i problemi non dico che non ci saranno, questo non lo possiamo sapere, ma saranno minimi in confronto a quello che è stato la gestione, a quella che è stata la gestione dei cuccioli una volta. Come vedete, le galline passano in mezzo, loro sono totalmente indifferenti, come è giusto che siano. Nel frattempo i 2 fratelli lì fuori
litigano. Tappo no! E la bianca è completamente sorda, infatti abbiamo tutti cani semplici da gestire. È vero Tappo? Tappo, che nome, e non gliel'abbiamo dato noi. Tappo è arrivato dopo con questo nome e non l'abbiamo cambiato. Adesso i piccolini si riposano un po', li ho chiusi perché vado a preparare pranzo, per cui non li lasciamo appunto aperti, non sorvegliati. Saranno anche abbastanza stanchi, durante questa fase dormono parecchie ore al giorno. Siamo stati fuori, qui fuori, un'ora e mezza. Bravi, bravissimi. E poi, come vi dicevo prima, penso domani creeremo, anziché questo piccolo recinto, un recinto, penso 2, 4, 6, 8, 10, sì, intorno a 10 metri per 2, sì, più o meno credo arriverà qui. Adesso non so bene che progetto ha, però penso faremo questa parte qui, che anche quella nel pomeriggio poi è ombreggiata, grazie a questa betulla, in cui appunto staranno quando noi non saremo qui, quando saremo a Giavena a fare le consegne, piuttosto che a casa a mangiare, insomma quando non li avremo sotto controllo, staranno al sicuro in questo nuovo recinto. Adesso in un attimo loro puliscono tutto e la montagna rimane sempre pulita. Ho fatto 2 chiacchiere col pastore. Che lavoro incredibile, faticosissimo, massacrante, che probabilmente solo in pochi riescono a fare. Purtroppo in giro rispetto per queste persone, per questo lavoro non c'è, anche legandomi al discorso di prima, anche in questo caso c'è un'ignoranza esagerata. Raccolte le prime uova, adesso sono le 10:30 del mattino. Ora i 2 piccoli stanno riposando alle mie spalle, vado a preparare pranzo e poi a breve partiamo dopo pranzo, che andiamo a consegnare circa un centinaio di uova.